Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Continuiamo la carrellata sulle funzioni. Oggi vi faccio vedere come si calcolano le funzioni composte. Questo tipo di esercizi è divertentissimo, vi faccio vedere come si fa. Quindi, esercizio pratico, abbiamo due funzioni f e g. Dobbiamo calcolare sia f tondino g che g tondino f. In matematica si legge così: f composto g oppure f di g di x. Stessa cosa g composto f oppure g di f di x. Allora facciamo il primo, scriviamo questo. Calcolare f composto g significa andare a fare f, che è quello più esterno, tra parentesi tonde la funzione g. Quindi da qui a qui ho semplicemente sostituito, al posto di g di x sono andata a mettere cos'è g di x, quindi ho scritto f, l'ho ricopiato, e 1 su x al posto di questo. A questo punto dobbiamo andare a mettere al posto di x qua 1 fratto x, e quindi qua verrà 2 per, al posto di x devo mettere 1 fratto x, qui c'era x, dovevo mettere 1 fratto x, e più 3 lo ricopio. Quindi facendo i calcoli questa f composto g diventa 2 fratto x più 3. E quindi abbiamo fatto la prima. Ora andiamo a fare g composto f. Abbiamo detto che questa scrittura è meglio scriverla così. Al posto di f di x vado a scrivere chi è f di x, quindi tutto lui. Qui c'era f, ho ricopiato 2x più 3, la mia f. A questo punto devo fare, ultimo passaggio, g di questa robaccia. Quindi al posto di x devo mettere questa robaccia, verrà 1 fratto 2x più 3. E abbiamo trovato anche g composto f. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a fare la composizione di 3 funzioni. Quindi questa volta ho f, g e h e devo calcolare f composto g composto h. Questo abbiamo detto di riscriverlo in maniera più intelligente, così, quindi f di g di h di x. A questo punto andiamo a mo' di matrioska, quindi f g li ricopio e al posto di h di x scrivo arcsen. Ora, sempre a mo' di matrioska, f lo ricopio e al posto di g di questa roba devo andare a mettere al posto di x questa quantità, quindi sen, e viene questa robaccia qua, perché vi ripeto che g di x era sen di x, quindi g di questa roba vuol dire che devo mettere questa quantità in arancione al posto di questa gialla ed è venuto sen arc sen x. Ora voi sapete per la trigonometria che il seno di questo angolo di arc sen x è uguale a x. Se non vi ricordate andate a vedere la mia playlist sulla trigonometria e quindi questa roba tra parentesi viene semplicemente x. Se non ve lo ricordavate, facciamo finta di non aver scritto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare f di questa schifezza, quindi vuol dire che al posto di x qua devo mettere 1 fratto questa robaccia qua e quindi sarebbe venuto così, perché fare f di questa quantità vuol dire mettere questa quantità al posto di x e quindi 1 fratto tutta questa quantità in rosa. Quindi possiamo fare quante matriosche vogliamo, f composto g, g composto f, oppure la composizione di 3, 4, 5 funzioni, e il trucchetto è sempre questo: andare dalla parentesi più interna alla parentesi più esterna. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.